Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questa fascetta ad uncinetto. Io l'ho arricchita con questo fiocco, ma ovviamente possiamo metterci tutto quello che vogliamo, un fiore o qualunque altra cosa, o anche farla semplicemente così. Per fare questa fascetta ho utilizzato l'ultimo punto fantasia che abbiamo lavorato insieme, che è il mini punto puff. In questo tutorial lo vedremo lavorato nella versione circolare. Questa fascetta è per una bambina di circa un anno e mezzo, ma ovviamente possiamo farla della misura che vogliamo. L'importante è che il numero di catenelle iniziali sia pari. Io ho montato 64 catenelle e ho ottenuto una circonferenza di circa 34 cm e la mia fascetta ha un'altezza di circa 7 cm e mezzo. Ho lavorato 3 righe rosa, una beige, 5 righe rosa, una beige, 3 righe rosa. Ma ovviamente questo dipende dal nostro gusto e possiamo farla tinta unita o ogni riga un colore diverso, come vi piace di più. Per questo progetto ci serviranno un filato di lana, io ho utilizzato pura lana da lavorare con un uncinetto da 3 o 4 mm e ne ho utilizzato in tutto 22 grammi, un uncinetto da 3,5 mm per la fascia e un uncinetto da 4 mm per il fiocco, una forbice e un ago. Cominciamo con il nodino iniziale, per questo facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo e lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo e lavoriamo un numero pari di catenelle. Io per esempio ho lavorato 64 catenelle ed ora le uniamo con un punto bassissimo in cerchio, controllando che non siano arrotolate. Io lavorerò nel filetto dietro delle catenelle, quindi questo che corre dietro. Voi lavorate come preferite, quindi entriamo nel filetto dietro e lavoriamo un punto bassissimo, così. Nel primo giro lavoriamo 2 catenelle e nella catenella in cui abbiamo chiuso col punto bassissimo lavoriamo il primo mini punto puff, quindi entriamo come per lavorare un punto basso, filo sull'uncinetto, rientriamo, portiamo fuori un altro filo, filo sull'uncinetto e chiudiamo con una catenella. Saltiamo una catenella di base e nella successiva lavoriamo un altro mini punto puff. Una catenella, saltiamo una catenella di base e nella successiva un altro punto. E una catenella. E continuiamo ripetendo in questo modo per tutto il giro. Terminato il giro lavoriamo un ultimo mini punto puff nella catenella che chiude il giro di catenelle. Quindi anche in questa catenella lavoriamo un mini punto puff e una catenella ed ora chiudiamo con un punto bassissimo sul primo mini punto puff che abbiamo lavorato, prendendo tutta la catenella, così. E così termina il primo giro. Da qui in avanti tutti i giri sono uguali. Quindi una volta chiuso il giro in corso lavoriamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e lavoriamo esattamente come abbiamo visto nel tutorial del mini punto puff. Se non avete visto il tutorial ve lo lascio linkato nel box informazioni e anche qui sopra. Quindi entriamo nel successivo punto puff, nello spazio che abbiamo dopo il prossimo punto puff e cominciamo a lavorare un punto, una catenella, un punto, una catenella e continuiamo così per tutto il giro. Lavoriamo anche l'ultimo punto puff dopo l'ultimo punto puff del giro precedente, una catenella e chiudiamo come prima sulla catenella del primo punto puff che abbiamo lavorato.
e continuiamo così. 2 catenelle, giriamo il lavoro, lavoriamo un punto puff sopra il primo punto puff, una catenella, un punto puff, una catenella e continuiamo così per tutti i giri necessari per creare l'altezza della fascetta che vogliamo realizzare. Anche in questo caso, se vogliamo, possiamo lavorare con più colori. Per cambiare il colore prepariamo un nodino iniziale con il nuovo colore, inseriamo nell'uncinetto e lavoriamo una catenella una volta chiuso il giro. Tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire e cominciamo a lavorare con il nuovo colore. Quindi come prima 2 catenelle, giriamo il lavoro. Le codine di filo possiamo nasconderle durante la lavorazione o dopo con un ago e lavoriamo normalmente, quindi entrando nel prossimo mini punto puff, lavorando una catenella e così via. Il filo del vecchio colore, se ci serve ancora nella lavorazione, non lo tagliamo e lo riprendiamo in seguito quando ci servirà. E una volta lavorati tutti i giri che vogliamo lavorare, chiudiamo il giro, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Questa è la parte in cui ho ottenuto tutti i fili, quindi i fili di inizio lavoro, il filo che ho tenuto tra le righe beige, eccetera. Questa parte può rimanere sul rovescio e quindi non importa se si vedranno i fili, oppure può rimanere sul dritto, tanto qui sopra metteremo un'applicazione e quindi non si vedrà. Si nasconderanno i fili da questa parte e dall'altra parte, che a questo punto sarà al rovescio, rimarrà comunque perfetto. Infiliamo le codine in un ago da lana e le nascondiamo attraverso la lavorazione. E tagliamo. Come applicazione per questa fascia, oggi vi propongo un fiocco. Per il fiocco lavoriamo con un uncinetto di mezza misura più grande rispetto a quello utilizzato per la fascia. Prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 15 catenelle. Lavorate le 15 catenelle, lavoriamo altre 2 catenelle e cominciando dalla terza catenella dall'uncinetto e lavorando nel filetto dietro, lavoriamo tutta una riga di mezzi punti alti. 1, 2, 3, 14 e 15. Le prime 2 catenelle non contano come punto, quindi in questa riga abbiamo 15 mezzi punti alti. Nella seconda riga lavoriamo una catenella un po' allargata, giriamo il lavoro e lavoriamo un mezzo punto alto in ogni mezzo punto alto, quindi 15, 14 e 15. Lavoriamo una catenella un po' allargata, giriamo il lavoro e in questa riga lavoriamo un mezzo punto alto e la ripetizione che ripeteremo fino alla fine è: lavoro una catenella, salto un punto e nel successivo lavoro un mezzo punto alto e ripeto una catenella, salto un punto e nel successivo un mezzo punto alto e continuiamo così fino alla fine della riga. Ed ora si tratta solo di ripetere queste 3 righe. Lavoriamo 2 righe di mezzi punti alti, un punto in ogni punto, e una riga in cui lavoriamo un mezzo punto alto, una catenella, saltiamo un punto, un mezzo punto alto, una catenella, saltiamo un punto e così via. Quindi per ricominciare adesso lavoriamo una catenella un po' allargata, giriamo il lavoro e lavoriamo un mezzo punto alto sopra il primo mezzo punto alto
e un mezzo punto alto nell'archetto, un mezzo punto alto nel punto alto e un mezzo punto alto nell'archetto, e continuiamo così per tutta la riga e per tutta la lunghezza che vogliamo che abbia il fiocco. E questo è il risultato. Io ho lavorato 8 ripetizioni, quindi per 8 volte 2 righe di mezzi punti alti e una riga lavorando un mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, e poi ho concluso con 2 righe di mezzi punti alti. E il mio fiocco misura circa 8 cm di larghezza per 24 cm di lunghezza. Se voi state utilizzando una lana diversa o volete fare il fiocco di una misura diversa, l'unica cosa da considerare è di montare all'inizio un numero dispari di catenelle, e per quanto riguarda le ripetizioni ripetete quante volte volete. Raggiunta la dimensione desiderata, appaiamo l'inizio e la fine del lavoro, e tra l'ultimo giro di mezzi punti alti e le catenelle iniziali lavoriamo un giro di punti bassissimi per unire, quindi entriamo in tutto il punto del pezzo davanti e in tutta la catenella dietro, e lavoriamo un punto bassissimo, e così per ogni punto. Questi punti bassissimi non tirateli troppo, altrimenti arricciamo il lavoro. Una volta lavorata tutta la riga e quindi unito i 2 pezzi, lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo bello lungo. Il dritto del lavoro è dall'altra parte, così. Ora la cucitura appena fatta la lasciamo sotto e creiamo il fiocco. Posizioniamo la lavorazione come la vogliamo e arricciamo al centro, così, e con il filo di fine lavoro giriamo intorno per creare la parte centrale del fiocco. Fino ad ottenere una cosa del genere, o comunque il fiocco che ci piace. Al centro potete fare più o meno giri, stringere di più o di meno per far venire il fiocco proprio come preferite. Quindi una volta soddisfatti infiliamo il filo in un ago e sul retro facciamo un nodo. Ed ora non ci resta che cucire il fiocco alla fascia nella posizione che preferiamo. Alla fine ho deciso di lasciare il filo all'interno, questo qui, tutti gli altri li ho nascosti, anche se in realtà mettendoci sopra il fiocco potremmo mascherarlo, però ho deciso che questa rimarrà la parte dentro e il fiocco lo cucio qui sopra, e semplicemente con qualche punto cuciamo. E una volta soddisfatti passiamo sul rovescio, facciamo un nodino e perdiamo il filo. E tagliamo. Ed eccola qui la nostra nuova fascetta. È un regalo bellissimo, secondo me, è veloce, quindi può essere anche dell'ultimo minuto, ma molto prezioso. Io credo che questa fascetta non ci metteremmo più di un paio d'ore a farla. È veramente velocissima, il punto, come vi dicevo, è un punto che progredisce in fretta. Può essere fatta per una bambina, ma ovviamente anche per noi adulti o per un adolescente. Eventualmente possiamo sempre cambiare la decorazione, quindi al posto del fiocco possiamo mettere un fiore o qualunque altra cosa ci piaccia di più. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che anche questo progetto vi sia piaciuto.
che vi possa essere utile, che ne facciate un sacco e di tutti i colori. Non vedo l'ora di vedere tutte le vostre foto sulla mia pagina Facebook o in Instagram e di leggere i vostri commenti qui sotto. Se volete altre fascette o altri accessori del genere, fatemelo sapere sempre nei commenti. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed io come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!